Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Diftetal Astrofarma GmbH, ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'ha Diftetal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Diftetal durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Diftetal? Diftetal ha un farmaco a base del principio attivo vaccino difterico e tetanico assorbito per adulti ed adolescenti, appartenente alla categoria degli vaccini batterici e nello specifico vaccini tetanici. È commercializzato in Italia dall'azienda Astrofarma GmbH. Diftetal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Diftetal sospensione iniettabile 1 siringa pre-riempita con acqua da 0,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Astrofarma GmbH. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: vaccino difterico e tetanico assorbito per adulti ed adolescenti. Gruppo terapeutico: vaccini batterici. Forma farmaceutica: siringhe pre-riempite / fiala più siringa. Indicazioni: vaccinazione combinata contro la difterite ed il tetano negli adulti e nei bambini di oltre 7 anni di età. Posologia. Una dose consiste in 0,5 ml. La schedula vaccinale raccomandata, sia per i bambini di età superiore a 7 anni che per gli adulti, prevede un ciclo di base di 3 somministrazioni di Diftetal, ai tempi 0,1 mese, 6, 12 mesi e successive dosi di richiamo ogni 10 anni. Il prolungamento degli intervalli raccomandati tra le varie somministrazioni del ciclo di base non pregiudica, entro certi limiti, l'efficienza della risposta anticorpale. Non è pertanto necessario ricominciare il ciclo primario qualora non siano trascorsi più di 12 mesi tra la prima e la seconda dose e più di 5 anni tra la seconda e la terza. Per quanto riguarda le dosi di richiamo, queste potranno essere somministrate, senza necessità di cominciare un nuovo ciclo, anche ad intervalli superiori a 10 anni. Trattamento dei traumatizzati. Un'accurata pulizia chirurgica ed un'adeguata copertura antibiotica si impongono, qualunque sia lo stato vaccinale del soggetto e, di conseguenza, l'immunoprofilassi attiva attenendosi alle seguenti norme. I soggetti che abbiano ricevuto un ciclo vaccinale primario completo e una doppia dose di richiamo non necessitano, a meno di un rischio di infezione particolarmente elevato, di ulteriori trattamenti profilattici se non sono trascorsi più di 5 anni dall'ultima dose. In soggetti che abbiano ricevuto l'ultima dose di richiamo da più di 5 anni, ha raccomandata la somministrazione di una dose di Diftetal o vaccino tetanico Anatetal. Le immunoglobuline specifiche antitetaniche non sono necessarie. In soggetti incompletamente vaccinati, o che abbiano ricevuto l'ultima dose di vaccino da più di 10 anni, ha raccomandata la contemporanea somministrazione, in siti di inoculo diversi e con siringa diversa, di immunoglobuline specifiche e di una dose di Diftetal o vaccino tetanico Anatetal. In soggetti non vaccinati, o di cui non sia possibile definire lo stato vaccinale, il trattamento specifico prevede la contemporanea somministrazione, con le modalità sopra descritte, di immunoglobuline e della prima dose di vaccino. Modo di somministrazione. Diftetal deve essere somministrato per via intramuscolare. Il vaccino non deve in alcun caso essere somministrato per via intravascolare. Per ulteriori istruzioni per l'uso vedere sezione 6. Controindicazioni: ipersensitività al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o la formaldeide. Malattie febbrili o altre infezioni acute. La vaccinazione deve essere, di norma, differita in caso di malattie febbrili acute. La presenza di affezioni minori non febbrili, quali raffreddori ed altre infezioni minori delle vie aeree superiori, non costituisce controindicazione alla vaccinazione. Ugualmente non è necessario rimandare la vaccinazione in soggetti sottoposti a trattamento con cortisonici per uso locale o per uso sistemico a basso dosaggio, e in caso di affezioni cutanee quali dermatiti, eczemi o infezioni cutanee localizzate. Stati immunitari alterati. Persone con alterazioni del sistema immunocompetente per effetto di trattamenti immunodepressori possono avere una risposta più bassa. Pertanto è opportuno, a meno di diverse indicazioni d'urgenza, differire la vaccinazione finché copyright non sia trascorso almeno un mese dalla fine del trattamento.
La condizione di sieropositività per HIV non costituisce di per sé stessa una controindicazione alla vaccinazione. Allergie, manifestazioni di ipersensibilità immediata o reazioni di tipo neurologico in seguito alla somministrazione di vaccino rappresentano controindicazione assoluta a ulteriori dosi dello stesso vaccino. Comunque non costituisce controindicazione il dato anamnestico di precedenti effetti indesiderati in sede locale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. I pazienti affetti da immunodeficienza congenita, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La vaccinazione antidifterica tetanica è compatibile con l'esecuzione di altre pratiche immunitarie. Diftetal può anche essere somministrato contemporaneamente alle immunoglobuline umane antitetaniche, purché a copyright siano usate siringhe e sedi di inoculo differenti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Diftetal insieme ad altri farmaci come Eurosabdisterolo a euro, Eurosmidium a euro, Eurosrovigon a euro, Eurostocalfa a euro, Eurosvitalipid a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Diftetal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Diftetal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'uso di Diftetal in donne in stato di gravidanza. Lo stato di gravidanza non ha una controindicazione per la somministrazione di vaccini a base di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari, pertanto faccia attenzione nel caso che debba guidare veicoli e utilizzare macchinari dopo la vaccinazione. Effetti indesiderati. La convenzione che definisce la frequenza degli effetti avversi è la seguente. Molto comuni, a 0 yen 1/10. Comuni, a 0 yen 1 centesimo, 1/10. Non comuni, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Rare, a 0 yen, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Tossina tetanica in combinazione con la tossina difterica. Codice ATC. Ilunga 07N51. Preparato biologico per la immunizzazione contro la difterite ed il tetano, costituito da una sospensione sterile di proprietà farmacocinetiche non applicabile. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici provenienti da studi su animali sono limitati ma non rivelano alcun rischio particolare per l'uso umano. Elenco degli eccipienti. Sodio cloruro. Acqua per preparazioni iniettabili. Formaldeide in quantità non superiore a 0,001 mg, residuo del processo produttivo. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.